Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Sagittario, tendenze energetiche predestinate per il mese di giugno 2025. Ragazzi, abbiamo il diavolo, che è una carta che di solito parla di qualche cosa che è un po' costretto. Il diavolo parla di una schiavitù, di un qualche cosa che stringe, potrebbe essere qualche emozione repressa. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail per le consulenze personalizzate, i link ai videocorsi gratuiti, che sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e c'è anche il link al corso di approfondimento sulle figure reali che si terrà a inizio giugno 2025. Bene, iniziamo con un asso di spade, ragazzi. 10 di pentacoli, il papa, abbiamo il mago, il re di coppe, sei di bastoni, asso di coppe e 9 di bastoni. Dunque ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire un po' qual è l'energia generale del mese, per cui potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro, slegati. Dopodiché andiamo a vedere l'amore, il lavoro, il denaro, insomma un po' i vari settori. Allora, partiamo da questo asso di spade che mi suggerisce come una verità che potreste o comunicare o ascoltare a inizio mese. Andiamo a vederlo questo asso di spade. Asso di pentacoli. C'è come la voglia di dire qualcosa, però avendo questo asso di pentacoli e testa in giù, secondo me è come se non fosse ancora ora di concretizzarlo, o come se fosse un'idea nell'aria, però manca ancora un qualche cosa di pratico. Essendoci il 3 di pentacoli, può essere un progetto, può essere il prendere una casa, magari da soli piuttosto che con qualcuno. Andiamo avanti, andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Regina di coppe e regina di spade. Voglio andare a vedere anche il papa. Io qui ho la sensazione che qualcuno voglia fare le cose secondo le regole, secondo quello che viene imposto dalla società. Tenete presente ragazzi che adesso dipende dalla situazione di ognuno, però tra il 10 di pentacoli e il papa può esserci come aria di contratto, per qualcuno anche di matrimonio. Se quello non fosse il vostro caso, potrebbe essere una convivenza. Andiamo a vedere ancora una carta per il papa. Abbiamo carro e 10 di spade. C'è come una direzione da dover prendere, una scelta da dover effettuare. Questo papa per qualcuno può rappresentare una guida, un mediatore, qualcuno che vi aiuti a intraprendere questa scelta nel miglior modo. Vi faccio presente che avete 1, 2, 3, 4 carte numero 1, quindi si parla anche di qualche cosa di nuovo che inizia. Andiamo a vedere il mago. Cavaliere di pentacoli e 3 di spade.
Voglio un'altra carta per il 3 di spade. Diavolo e cavaliere di coppe, perfetto. Io qui ho la sensazione, ragazzi, che voi vi stiate aspettando da parte di qualcuno di esterno un aiuto, un qualche tipo di, come vi posso dire? Sì, come se qualcuno, come se vi aspettaste che qualcuno vi aiuti, vi dia qualche idea magica per riuscire ad uscire, o meglio, a iniziare questa situazione, perché la sento più come un qualche cosa che inizia. Tenete presente, ragazzi, che per qualcuno ci potrebbe essere una sfera esterna alla vostra vita che vi condiziona. Qua abbiamo il diavolo e qui ce l'avete di nuovo. Allora, o si tratta di una questione egoica, quindi come un pensiero, l'erbavoglio sarebbe, no? L'erbavoglio, c'è un proverbio che dice l'erbavoglio cresce solo nel giardino del re. E, quindi è un po' che cosa volete voi e che cosa realmente arriva. Io credo che voi vogliate, vi aspettiate questo passo in avanti da qualcuno vicino a voi, però io non credo che arrivi. Andiamo a vedere il re di coppe, la luna. Luna, 4 di bastoni e 9 di bastoni che avete già qui. Voglio andare a vedere anche 6 di bastoni. Imperatore. Imperatore e regina di bastoni. Qualsiasi sia questo nuovo inizio che voi volete affrontare, questa nuova, potrebbe anche essere un'alleanza, o non necessariamente un contratto o un'unione necessariamente romantica. E con questo imperatore devo dire che le cose piano piano vanno a costruirsi. Se all'inizio del mese c'era questo asso di pentacoli al contrario che mi diceva che non c'era un primo passo concreto, è come se attraverso questo mediatore, questa iniziativa, riuscisse ad arrivare a questo imperatore. Adesso andiamo a vedere l'asso di coppe. Quindi ha una stabilità, ha un qualche cosa che parla proprio di potere economico. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Re di bastoni e 8 di pentacoli. Guardate, re e regina di bastoni. Vi dico, c'è questo nuovo inizio, per qualcuno con la scusa che un asso di coppe potrebbe essere un inizio appassionato, sia a livello di chimica con qualcuno, sia a livello di hobby, di progetti nuovi, perché sento molto fermento in questo mese. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Due di pentacoli e 10 di pentacoli, fantastico. Allora ragazzi, si termina con un 10 di pentacoli e un 9 di bastoni. Sento che è come se qualcuno alla fine del mese difendesse a spada tratta tutto quello che ha costruito o anche quello in cui crede. Voglio solo più una carta per questo diavolo. Il sole. Ok, allora, partiamo dal lavoro, ragazzi. Sento che se siete senza lavoro, è facile che arrivi una proposta di lavoro ed è anche facile che sia o all'interno della vostra famiglia o all'interno di qualche conoscente di un vostro parente.
c'è una forte probabilità lì in giro di trovare finalmente un lavoro. Avete 2 10 di pentacoli, avete l'imperatore, avete il papa, quindi sento che potrebbe effettivamente arrivare, avete anche l'8 di pentacoli, quindi sento che effettivamente potrebbe arrivare l'inizio di un nuovo lavoro. Per qualcuno sono 2 part-time o è un lavoro dove ci si deve spostare. Se invece siete già dipendenti, tutto sommato, diciamo che è un mese che scorre abbastanza. Considerato quel 10 di pentacoli alla fine, potrebbe arrivare qualche premio, qualche ehm, una tantum sul posto di lavoro, potrebbe essere anche qualche nuovo contratto. Però un avvertimento che vi voglio dare è di essere aperti nei confronti degli altri, colleghi, vi dicendo, ma di non parlare delle vostre cose a qualsiasi sia il collega, cioè se avete 1 o 2 colleghi con i quali vi trovate bene, vi fidate, d'accordo, però per il resto non lamentatevi troppo in giro con altra gente, tenetevi le cose per voi, perlomeno per il mese di giugno, ok? Perché potrebbero esserci come la necessità in un secondo tempo di dire: "Ah, ma no, io non ho detto così, ho detto così, così, così", cioè come di doversi giustificare. Invece se voi non dite niente a nessuno, poi non sprecate tempo nel dover spiegare le cose agli altri. Soprattutto se sono colleghi di lavoro che insomma, vi importa poco di vedere o di frequentare. Per le persone che sono autonome, io sento che qui potrebbero arrivare dei nuovi contratti molto favorevoli. Vi dico, potrebbero esserci degli alti e bassi all'interno del mese, ma non sento che vi sposteranno molto, cioè è come un ah, ok, è successo di nuovo questo, va bene, l'ho già risolto una volta. Cioè è come un andrete avanti dritti verso il vostro obiettivo senza farvi spostare dagli alti e bassi che potrebbero esserci durante il mese. Ripeto, c'è un 10 di pentacoli alla fine, parla di contratti, secondo me potrebbe anche essere qualche nuovo cliente abbastanza grande con il quale potrebbe essere una chiacchiera inizio mese e poi effettivamente un qualche tipo di contratto scritto. Quindi può essere come se giugno fosse un buon mese per imbastire le nuove collaborazioni e i nuovi lavori e poi si procederà a contrattualizzare, a contestualizzare la cosa. Mm? Se parliamo ragazzi di soldi, guardate, devo dirvi che il mese non andrà male, anzi, nonostante vi dirò, non ci saranno le congratulazioni delle persone vicino a voi, avrete i vostri meritati risultati. Cioè io sento che sarà un mese ben abbondante, potrebbero arrivare dei premi in più, delle vincite al gioco, delle occasioni che prima non avevate considerato e che adesso potrebbero diventare importanti. Se per caso avete degli investimenti in atto, sento che anche questi saranno proficui, cioè vi daranno come una rendita, un reddito. Però di nuovo è come se durante il mese doveste tenervi le vostre informazioni per voi perché le voci, il vociare intorno a voi potrebbe inficiare nel vostro benessere, potrebbe condizionare il vostro benessere. Quindi low profile, non dite niente a nessuno di quello che state facendo e godetene voi stessi, insomma. Per quello che riguarda allora, parliamo di famiglia e per famiglia intendo le persone che sono vicino a voi. Allora, potrebbe esserci qualche lieta novella, qualcuno intorno a voi potrebbe sposarsi, potrebbe andare a convivere, a meno che non siate voi stessi. E vi dirò, per qualcuno potrebbe anche essere un mese dove o voi vi spostate per andare a trovare quel parente, quell'amico a cui tenete tanto e che è lontano, o viceversa, qualcuno viene a trovarvi.
E devo dire che sarà un mese piuttosto festoso da quel punto di vista lì. Parliamo di amore, ragazzi. Allora, se siete single, arriverà più di una possibilità. Ehm, allora, il fatto che ci sia il diavolo può rappresentare il fatto che queste persone potrebbero già avere una relazione in atto o essere divorziate o star uscendo comunque da una relazione. C'è qualche cosa che incastra, mettiamola così. Tutto sommato, anche qui mantenete un profilo basso, non dite tutto subito all'altra persona. Ci sono delle persone che tendono a dire: "Ah, io gli dico tutto o le dico tutto così sa a che cosa va incontro". Però così normalmente l'altra persona poi scappa. Ehm, Non è compito dell'altro risolvere le nostre grane, quindi se anche noi gliele diciamo per essere onesti, perché pensiamo che così siamo onesti, non è il modo migliore di iniziare una relazione, ok? Ognuno si risolva le proprie, però non, non siate subito un libro aperto, perché parte del gioco dell'amore è anche scoprirsi poco per volta. Ehm, diciamo che può nascere, ragazzi, una bella relazione comunque, eh? Soprattutto potrebbe già diventare ufficiale nel mese di giugno. Sento c'è un asso di coppe come il cuore qui che si apre, magari inizia tutto con una conversazione e poi si sviluppa in qualche cosa di più affettivo. Per le persone che sono già in una relazione, allora non vi nego che qui potrebbero esserci degli alti e bassi. Uno dei due, penso voi, è come se avesse bisogno di regole, di sapere come si deve fare per essere nel giusto all'interno della relazione. È un po' come se si cercasse di seguire certi passi per riuscire a rimanere all'interno della relazione. Però io ho anche l'idea che questo tipo di mentalità potrebbe bloccarvi non poco. Quindi qui il punto è di instaurare un dialogo sincero e staccarsi, se vogliamo, da tutte quelle che sono le regole che voi pensate di dover applicare alla relazione. Vi faccio un esempio. La regola per me è: prima ti conosco, magari in un locale, poi ci scambiamo il numero, poi ci andiamo a prendere un caffè rigorosamente il pomeriggio, dopo 2 o 3 caffè il pomeriggio si aumenta, tra virgolette, di livello, si può andare a cena fuori, dopo che si è andati a cena fuori 2 o 3 volte ci si può vedere in casa, insomma è come se avesse dei passi standard da seguire, che però, come vi posso dire, limitano la conoscenza della relazione. Quindi secondo me si tratta di diventare leggermente più flessibili nei confronti dell'altro o dell'altra. Per chi ha una relazione più o meno indefinita, insomma, non ben etichettata, o anche se fosse una relazione extra, ragazzi, devo dire che ci saranno degli alti e bassi, potreste sentirvi un po' da soli all'interno della relazione in questo mese, un po' bloccati se vogliamo, ma parte è anche vostra responsabilità perché siete voi che probabilmente non tanto convinti dall'altra persona tendete a respingerla per certi versi. Per quello che riguarda i progetti, allora io sento che qui avete un grosso progetto, anche qui potrebbe essere qualcosa di cui avete l'idea ma che non è ancora concreto, no? Non vi aspettate aiuto da parte di nessuno. Cioè qui le carte vi dicono andate avanti un passo alla volta, ma con la vostra testa, con le vostre forze, con le vostre risorse, ok? Così quando poi arriverete al risultato non dovrete ringraziare nessuno. E per le persone che non credono in quello che state facendo sarà un bello smacco. Mm? Per quello che riguarda lo stato di salute psico-emotivo, ragazzi,
Allora, devo dire che tutto sommato sarete come in una botte di ferro. Io ho molta fiducia in questo Re di Coppe perché è un personaggio che, nonostante gli alti e bassi che la vita propone, è una persona che riesce a mantenere una certa pace, una certa stabilità emotiva ed è un po' quello, secondo me, il trucco del mese, di non farvi spostare troppo da tutto quello che potrebbe succedere, ma di mantenere come un certo aplomb. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Carta numero 31. Allora, questa carta vi parla delle forme naturali, ragazzi. Quindi può essere un suggerimento a essere il più naturali possibili, senza tutte quelle costruzioni mentali, quelle regole di cui abbiamo parlato prima. È anche una carta che parla di pulizia e di rose rosse. Le rose rosse rappresentano l'amore, la passione. Ah, parla anche di una pozione incantata, eh? Magari preparate qualche pietanza afrodisiaca per il o la partner. Andiamo a vedere un secondo oracolo, poi ne ho ancora uno. Utilizza la tua saggezza. Guardate, ricorda un po' l'eremita, no? Con la lanterna. E qui abbiamo: dedicati alla saggezza nel giorno di oggi. Prendi coscienza che una delle grandi verità che hai appreso e applica alla tua vita in qualche modo. L'obiettivo: utilizza la saggezza e senti il potente che risulta quando passa da pensiero a forma. Wow! Sì, ragazzi, è come pensate che cosa dovete fare. Ho la sensazione che qui inizierete qualche cosa, concluderete anche qualche cosa con dei contratti, con dei soldi, con un'ufficializzazione. Avete anche qua il 10 di Pentacoli e la carta del Papa. E quindi concretizzerete qualche vostro pensiero. Ok, andiamo a vedere l'ultimo oracolo. Carta numero 20, immaginare, e carta numero 25, girare in tondo. Allora, qui abbiamo una carta che vi invita a immaginare i vostri sogni, a visualizzare i sogni che potreste avere, mentre questa carta vi dice girare in tondo. E perché? È come quello che diceva qua, no? Bisogna pensare e poi mettere in azione. E qui bisogna pensare e poi agire, perché sennò sono pensieri circolari che continuano a girare e, diciamo, non producono nessun risultato. La sento un po' collegata alla carta del diavolo questa qua, perché è qualcuno che continua a girare e rigirare in tondo e non trova appunto come un punto di inizio e un punto di fine. Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. La stessa cosa la potete trattare anche nella sezione degli abbonati, quindi se voi vi abbonate fate il lavoro sulle credenze limitanti. Chiaramente come lo tratto lì è in forma un po' più generica rispetto alle sessioni individuali, chiaramente, però c'è già del buon materiale per far fare crack al vostro modo di pensare. Inoltre in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma se siete curiosi e volete andare a vedere un po' quali sono gli argomenti che vado via via trattando, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Di lì si vedono i titoli, così vi rendete conto. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!